Buongiorno e bentornati sul canale. Allora, per chi fa un lavoro sedentario come il sottoscritto è importante prendersi delle pause, soprattutto alzarsi ogni 2 ore proprio per evitare di avere problemi alla circolazione, alla schiena, eccetera. Ancora meglio sarebbe ogni tanto lavorare in piedi e per fare questo ci vengono in aiuto delle scrivanie molto particolari perché sono motorizzate. Oggi voglio portarvene una, la state già vedendo, molto economica, la trovate su Amazon, come sempre vi lascio tutto in descrizione, è dell'azienda Vasagel, è un'azienda cinese che però offre un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale e guardate com'è bello potersi alzare e continuare a lavorare alla propria scrivania proprio sfruttando la possibilità di alzare il vostro piano di lavoro fino, in questo caso, a 1,20 m, ragazzi, fantastico. E quindi dopo la sigla andremo a scoprire insieme questa scrivania motorizzata della Vasagel. Ed eccoci qui con la nostra scrivania. Si trova all'interno di questo scatolone, pesa circa 17 kg, quindi un bel peso specifico. È una scrivania non grandissima, stiamo parlando di 1,60 m come piano di appoggio, poi l'altezza normalmente verrà regolata essendo una scrivania motorizzata. Quindi adesso andiamo a fare l'unboxing molto rapidamente, andiamo a vedere cosa c'è all'interno, ma soprattutto il montaggio. Secondo le istruzioni dovrebbero volerci una mezz'oretta, normalmente vi faccio un time lapse, almeno vedete un po' tutte le fasi di montaggio. Non vi serve niente, vi serve giusto un giravite a croce e la brugola è già presente, però se volete ho utilizzato un avvitatore con la brugola per fare prima il tutto. E quindi adesso andiamo a montare questa nuova scrivania motorizzata.
Eccoci qui, scrivania montata, adesso è all'altezza massima 1,20 m, vi dico già qualche specifica. Allora, l'altezza minima è di 72 cm, la massima è 120, ma possiamo andare a regolare le varie altezze, poi vi faccio vedere tutto quanto il display e come possiamo utilizzare le varie funzioni. Ma adesso parliamo un attimo della scrivania. Può sopportare un peso di 70 kg massimo, quindi è vietatissimo salire sul tavolo, soprattutto se in movimento. Serve soltanto per poggiare la vostra attrezzatura, il vostro computer, eccetera, senza superare questo limite. Abbiamo anche qui di lato, come vedete, due ganci per magari appendere lo zaino, le cuffie, qualsiasi altro oggetto. La superficie del piano è 1,60 m con uno spessore di 2 cm. Ci sono anche versioni più grandi, le trovate tutte su Amazon. Unico piccolo difetto, ma sono gusti, secondo me, come vedete la tavola è divisa a metà. Questo per mantenere i costi bassi e anche per quanto riguarda il trasporto. Quindi questa tavola in realtà è formata da due tavole da 30 cm. Anche le versioni più grandi sono così, sono vari pannelli che ci permettono di creare il tavolo più grande. Se non piace questa soluzione, magari potete metterci su una tavola in legno, che forse è quello che farò anch'io, quindi una tavola qualsiasi legno di qualsiasi colore, magari anche leggermente più grande, potete, e la agganciate qui su questa tavola, così avete una superficie piana e liscia, ma vi ripeto, sono gusti. Abbiamo anche due fori molto utili per far passare i cavi e in più nella confezione abbiamo anche degli adesivi passacavi per gestire al meglio sia il cavo dell'alimentazione che il cavo che si va a collegare al motorino. Devo dire, la struttura è bella solida e anche pesante, quindi dà una sensazione di struttura di qualità e pesa all'incirca il tutto 17 kg. Ok, spiegate un po' le caratteristiche principali di questa scrivania, andiamo a vedere la parte più interessante, che è la pulsantiera che ci permette di gestire tutte le varie altezze. In più c'è anche una modalità molto particolare per la sedentarietà che adesso andremo a scoprire. Ok, allora siamo pronti a scoprire tutte le funzionalità del tastierino che ci permetterà di alzare ed abbassare la nostra scrivania motorizzata. Allora, qui di lato abbiamo un display, eccolo qui, che ci sta mostrando l'altezza in questo momento che è di 72 cm da terra. Abbiamo 4 posizioni possibili già programmate, quindi la numero 1 è quella di 72 cm, la numero 2 è di 1 metro, vedete? E possiamo anche interrompere la salita, basta ripremere il 2 per esempio, vedete adesso in questo momento si è fermata a 90, se premiamo nuovamente il 2 salirà fino ai 100 cm, quindi al metro. Vedete, infatti la scrivania si è alzata, adesso mi vedete un po' di meno. Ok, posizione 3 e invece è 120, il massimo dell'altezza. Qui di lato del display vedete sempre l'altezza in questo momento, potete anche interromperla. In più abbiamo anche il quarto tastierino, in realtà non c'è il numero 4 ma c'è una campanella che poi vi spiego qual è la sua funzione, che possiamo andare a programmare. In questo caso per esempio l'ho programmato a 115. I 4 pulsanti possono comunque essere tutti programmati, quindi se per noi l'altezza minima di 72 cm è troppo bassa, dipende dalla vostra altezza naturalmente, possiamo andare a impostare un'altezza diversa. Vi faccio vedere, quindi adesso la riportiamo a 72 cm, vedete, devo dire che è anche molto rapido e anche silenzioso, devo dire. Ok, 72 cm. Allora possiamo anche utilizzare i cursori in alto e in basso, quindi se adesso noi teniamo premuto questo pulsante, come vedete possiamo andarla a posizionare nell'altezza che preferiamo, basta fermarsi. Ad ogni clic, come vedete, si sposta leggermente fino ad arrivare al centimetro, quindi come se fa dei piccoli scatti fino ad arrivare alla misura ottimale. Ad esempio, diciamo che per noi 80 cm è perfetta, vista anche la mia altezza, devo dire che la scrivania così mi trovo bene, possiamo andarla a programmare. Basta premere quindi il pulsante sul quale memorizzare questa altezza. Ad esempio potrei dire di utilizzare la campanella, quindi teniamola premuta, H4 impostata. In questo momento, quindi, se adesso ritorniamo alla misura 1, che è la misura standard, quindi 72 cm,
E adesso premiamo la campanella, che è la nostra altezza numero 4, come vedete si sta posizionando all'altezza di 80. Ma questa cosa la possiamo fare con qualsiasi di questi pulsanti, quindi basta tenerlo premuto per un po'. Quando vedete apparire la scritta H1, H2, H3 o H4, avete in quel momento personalizzato la vostra altezza. Cosa importante, possiamo gestire anche un blocco per i bambini, quindi se vogliamo evitare che i bambini vengano qui a giocare, quindi magari a farsi anche male con la scrivania, tenendo premute contemporaneamente le due frecce, appare la scritta lock, come vedete, e in questo momento non posso premere nessun tasto. Vedete, qualsiasi tasto non ha nessun effetto sulla scrivania. Qui abbiamo la scritta lock che ci ricorda che è tutto bloccato. Per sbloccare, stessa cosa, teniamo premuti questi pulsanti e torniamo alla misura che abbiamo impostato in questo momento, che è 80 cm. Vi parlavo dell'ultimo pulsante che, come vedete, non ha la scritta 4 ma ha una campanellina. Questa scrivania ha un'opzione molto interessante, che è quella della sedentarietà. Quindi noi possiamo impostare un orario, una tempistica da mezz'ora a 4 ore. La scrivania ci ricorda di alzarci, perché vuol dire che è troppo tempo che stiamo seduti. Come lo fa? Alza di 1 centimetro la base d'appoggio, infatti ci accorgiamo insomma di questa differenza di altezza, e quindi ci ricorda di alzarci, magari di sgranchirci un po' le gambe, sapere insomma per quanto riguarda soprattutto per chi fa smart working, no? Bisogna stare insomma attenti a non stare troppo tempo seduti. Ok, come si imposta il tutto? Doppio clic sulla campanellina, vedete abbiamo off perché in questo momento non è attiva. Con le frecce possiamo andare a gestire, vedete, da 4 ore, 3 ore e mezza, 3 ore, fino ad arrivare a mezz'ora. Quindi mezz'ora impostata, tra mezz'ora il tavolino si alzerà di 1 centimetro e poi ritornerà al suo posto, proprio per avvisarci di questa cosa. Davvero una funzione molto interessante, funzione che non si trova magari su tantissime scrivanie di questa tipologia, soprattutto così economiche. Ok, allora abbiamo visto un po' tutte le funzionalità della scrivania. Devo dire, una bellissima scrivania, resistente e soprattutto molto economica, ragazzi. Guardate il link che vi lascio in descrizione di Amazon, molto spesso è anche in offerta e penso che a questo prezzo non trovate niente di meglio rispetto a quello che vi sto mostrando. Devo dire, ragazzi, una scrivania davvero molto interessante, un update importante qui all'interno del mio studio. Adesso magari la porto alla misura massima, quindi è 1,20 m, così vediamo anche un po' come verranno anche un po' di riprese. Adesso ci andrò a mettere insomma tutta la mia attrezzatura, varie telecamere e quant'altro, così possiamo anche fare magari delle riprese diverse, no? Qui all'interno del mio studio. Ecco qui l'altezza massima raggiunta. Cos'altro dire? Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta anche questa scrivania motorizzata. Fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo per un nuovo video sempre qui sul mio canale. Un saluto e un grande abbraccio da Stefano. Ciao ragazzi!